Benvenuti a Modena, una città che incarna l'eleganza italiana tra tradizioni secolari, eccellenze culinarie e una passione unica per i motori. In questo viaggio vi guideremo attraverso un itinerario che intreccia arte, cultura e gastronomia, toccando i punti imperdibili della città. Scopriremo la bellezza della piazza UNESCO, ci perderemo tra le delizie del mercato storico e concluderemo con un omaggio al mito di Enzo Ferrari. Alla fine del video, come bonus speciale, vi sveglierò i miglior consigli per risparmiare durante la vostra visita a Modena. Pronti a partire? Iniziamo! Vi consiglio di lasciare l'auto nel parcheggio Novi Sad, un'area di sosta strategica con una capacità di 3.000 posti auto. La sua posizione è particolarmente vantaggiosa per diversi motivi. È sempre facilmente accessibile, offre numerosi spazi liberi e si trova a brevissima distanza dal centro storico di Modena. In alternativa, si consiglia l'utilizzo del treno, dato che la stazione ferroviaria è estremamente prossima sia al centro cittadino che al suddetto parcheggio, offrendo un'ulteriore opzione comoda per raggiungere la destinazione. Dopo aver parcheggiato al Novi Sad, il nostro itinerario inizia con una visita al vicino parco archeologico Novi Ark. Questo sito straordinario svela le tracce di una Modena romana, con resti ben conservati di una necropoli e antichi reperti che raccontano la vita quotidiana di un tempo. Una passeggiata nel parco è come un viaggio nel passato, con pannelli informativi che rendono la visita istruttiva e affascinante. Proseguiamo verso il Palazzo dei Musei, dove la Galleria Estense e il Museo Lapidario Estense vi aspettano con una collezione di capolavori firmati Tiziano, Guido Reni e molti altri. La Bibbia di Borso d'Este, simbolo dell'arte miniata, è una delle attrazioni più preziose. La tappa successiva è la chiesa di Sant'Agostino, un luogo che unisce arte e storia. Questo gioiello barocco è noto per la sua acustica unica, che ha ospitato concerti memorabili. Non perdetevi la cripta e le tombe dei Duchi d'Este, un tributo alla nobiltà modenese. Arriviamo al cuore pulsante della città. La Piazza Grande, patrimonio UNESCO, rappresenta l'epicentro di questa meravigliosa città, un palcoscenico architettonico dove il romanico Duomo si erge maestoso, testimone silenzioso di epoche millenarie. Il Duomo, capolavoro architettonico, affascina i visitatori con i suoi straordinari bassorilievi scolpiti da Willighelmo. I suoi fregi biblici raccontano storie antiche, scolpite nella pietra con una maestria che travalica i secoli. Accanto, la torre ghirlandina svetta elegante, il cui nome deriva dalle delicate balaustre che la ornano, simili a ghirlande danzanti nel cielo di Modena. Salendo la torre, lo sguardo spazia su un panorama urbano che unisce armoniosamente storia e modernità. Dai suoi gradini, la città si svela in tutta la sua bellezza, tetti di terracotta, vicoli stretti e l'architettura che racconta secoli di vita modenese. Prima di proseguire, fate una sosta al Caffè Concerto, un locale storico perfetto per una pausa rilassante con vista sulla vivace piazza. Accanto, il Palazzo Comunale custodisce tesori nascosti come la Sala del Fuoco, dove gli affreschi e gli arredi raccontano le vicende cittadine. Ma è nella Cetaia Comunale che Modena svela uno dei suoi segreti più preziosi: l'aceto balsamico. Qui, nelle antiche botti di legno, ogni goccia è un racconto di tradizione, pazienza e sapienza artigiana. Un patrimonio gastronomico che trasforma un semplice condimento in un'esperienza sensoriale unica. A pochi passi dalla piazza troviamo il mercato Albinelli, il tempio dei sensi, dove i profumi si intrecciano
e i sapori prendono vita. Qui il parmigiano reggiano, i salumi artigianali e le specialità locali diventano protagonisti di un racconto culinario. Persino un semplice panino al lampredotto diventa un'interpretazione moderna della tradizione gastronomica modenese. Passeggiando lungo la storica via Emilia, arteria principale che attraversa Modena, e altre città emiliane fin dai tempi dell'Impero Romano, si respira la storia di una regione che è stata crocevia di commerci e culture. Lungo questa via, costellata di boutique e caffetterie, si aprono scorci suggestivi e si percepisce il battito quotidiano della città. Seguendo il percorso, arrivate a Via Battisti, una strada che combina fascino storico e creatività moderna, famosa per la suggestiva installazione degli ombrelloni sospesi, un'attrazione fotografica imperdibile che regala un tocco di colore e leggerezza al centro storico. Continuando la passeggiata, vi troverete di fronte al maestoso Palazzo Ducale, oggi sede dell'Accademia Militare di Modena, una delle più prestigiose istituzioni militari italiane. Questo capolavoro barocco, un tempo residenza dei duchi d'Este, colpisce per la sua imponente facciata e i dettagli decorativi. Se il tempo lo consente, potete unirvi a una visita guidata organizzata occasionalmente, che vi permetterà di scoprire le eleganti sale interne, i cortili e persino alcuni ambienti dell'Accademia. Per una pausa gustosa, fate tappa al ristorante da Danilo, che si trova a pochi passi dal Palazzo Ducale, un'istituzione per gli amanti della cucina tradizionale emiliana. I tortellini in brodo, preparati con un ripieno delicato e una sfoglia sottilissima, sono un'autentica celebrazione della tradizione modenese. Anche le tagliatelle al ragù, con una salsa ricca e saporita, vi faranno comprendere perché questa cucina sia amata in tutto il mondo. Dopo la pausa pranzo, ti consiglio di visitare il parco Giardino Ducale Estense, un'oasi di tranquillità perfetta per una pausa rilassante. Realizzato nel XVII secolo dalla famiglia Este, il giardino mescola elementi del classico stile all'italiana con un'atmosfera romantica. Viali alberati, aiuole curate, fontane e sculture storiche raccontano il passato nobile di questo spazio verde. Ideale per una passeggiata o un momento di relax, il parco è frequentato dai modenesi per attività all'aria aperta ed è perfetto anche per le famiglie, grazie ai suoi ampi spazi e all'area giochi per bambini. L'ingresso è gratuito e il periodo migliore per visitarlo è in primavera o in autunno, quando i colori naturali creano un'atmosfera ancora più suggestiva. Dedica una mezz'ora per scoprire questo angolo verde, facilmente raggiungibile dai principali luoghi di interesse del centro. Concludete la giornata immergendovi nel mondo dei motori con una visita alla casa museo Enzo Ferrari. Questo straordinario edificio, dal design futuristico che richiama il cofano di un'auto sportiva, non è solo un museo, ma un'esperienza immersiva nella vita e nella visione del fondatore della Ferrari. La struttura integra la casa natale di Enzo Ferrari con un moderno padiglione che ospita mostre temporanee, auto storiche e innovazioni tecnologiche. Qui, l'eleganza delle linee delle vetture si sposa con un racconto avvincente che celebra il genio e l'audacia di un uomo che ha cambiato la storia dell'automobilismo. Prima di lasciare Modena, concedetevi un aperitivo con un tocco locale. Tornate al mercato Albinelli, dove l'atmosfera vibrante e i sapori autentici vi faranno innamorare ancora di più della città. Per la cena, se cercate un'esperienza culinaria unica e stellata, l'Osteria Francescana di Massimo Bottura è la scelta definitiva. Questo ristorante 3 stelle Michelin ha rivoluzionato la cucina italiana con piatti che combinano tradizione e innovazione. Per chi preferisce un'atmosfera più intima e autentica, l'Osteria Giusti è un vero gioiello nascosto dietro una salumeria storica. Qui potrete gustare piatti tipici preparati con una maestria che solo le generazioni di esperienza possono offrire. Concludere la giornata a Modena significa non solo scoprire una città ricca di arte, storia e motori,
ma anche assaporare una cultura gastronomica che vi resterà nel cuore. Per rendere questa esperienza ancora più completa e conveniente, la Modena Card è l'alleata perfetta per esplorare la città risparmiando. Con questa tessera avrai accesso gratuito al Duomo, alla Torre Ghirlandina, al Museo della Cattedrale e alla splendida Galleria Estense, oltre a sconti su altre attrazioni, come la Casa Museo Enzo Ferrari, disponibile in versioni da 24 o 48 ore, da circa 10 a 25 euro, ti permette di scoprire il meglio di Modena con un solo acquisto. Puoi acquistarla presso l'ufficio turistico o online e grazie agli sconti e agli ingressi inclusi è ideale per chi vuole visitare più luoghi in poco tempo. Con la Modena Card, cultura e convenienza vanno di pari passo. Grazie per aver seguito questa guida di Modena. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale per altre emozionanti avventure italiane. E ricordate, Modena non è solo la città di Pavarotti e della Ferrari, ma un luogo dove storia, arte e gastronomia si fondono in un'esperienza unica. Arrivederci e buon viaggio!